Oh, oh, oh. Oggi un nuovo episodio del podcast con Team Blondie Red, Team Blondie Red, Team Blondie Red, Team Blondie. Buonasera a tutti. E buongiorno. Esatto. Allora, oggi vogliamo parlare di un argomento che può toccare molte persone, Che abbiamo già trattato in passato. però ci ha colpito direttamente. Esatto. E in pratica vogliamo parlare appunto delle telecamere di sicurezza, che ovviamente è una cosa buona per uno avere la propria, diciamo, essere sicuro che in casa sia tutto ok quando siamo assenti. Però c'è un problema. Esatto. Tempo fa noi avevamo parlato di un servizio che avevano fatto le Iene, Sì, dove avevano appunto scoperto questo gruppo Telegram con tantissime persone che appunto si scambiavano le password, vendevano dei video fatte da telecamere private, quelle casalinghe, diciamo Certo. così. E i diretti interessati non ne sapevano niente, non erano al corrente che magari qualcuno era riuscito a trovare la password e quindi poi a filmare e appunto vendere questi video, oppure addirittura, come ho detto prima, la password. Noi abbiamo trattato questo argomento perché anche noi abbiamo delle telecamere. sì. Vivendo al piano terra, senza sbarre, senza niente, insomma, perché sennò siamo in galera, abbiamo optato per mettere delle telecamere per essere più sicuri, per sapere davvero Certo. quello che succede, quello che non succede, chi magari entra nel giardino, eccetera. E oltre a telecamere esterne, ne abbiamo anche un paio interne, di cui una è fissa su bambino, perché lo facciamo, ci fa da Baby monitor. brava, perché così almeno sappiamo più o meno cosa combina. E l'altra ce l'abbiamo tipo nel soggiorno d'ingresso e niente, un'altra ce l'abbiamo all'ingresso da una porta finestra, che essendo piano terra uno scavalcando può anche venirti davanti alla porta, quindi l'ho messa apposta per quello. Sono quelle telecamere girevoli che fanno anche la lucina. E cos'è, la settimana scorsa? Sì, Eravamo- è tutto cominciato la settimana scorsa. Sì, eravamo lì a fare i nostri discorsi Sul e- terrazzino. e abbiamo visto la telecamera che ha acceso la luce, ha spento la luce, poi ha E acceso poi la tra luce. l'altro, allora, una telecamera girevole come quella puoi impostare che si gira quando rileva un movimento, oppure rimane comunque fissa, ma ti arriva la notifica che è stato rilevato un movimento. Certo. Allora, partiamo dal fatto che la nostra telecamera che dà sul terrazzo è girevole, sì, ma è impostata a non girarsi. Quindi, quando rileva un movimento, c'è l'opzione attivata del rilevamento persone, però quando rileva ti arriva la notifica, ma questa telecamera non si gira. Ok. La sera, quando siamo stati sul terrazzino, stavamo parlando dei film. fatti nostri, non avevamo i telefoni con noi, non avevamo niente, però ovviamente vedevamo tutto quello che succedeva. Questa telecamera prende, inquadra Mattex e accende la luce. E mi guarda, poi ci siamo guardati, spegne la luce, gli fa sul dito medio, si me la riaccende di nuovo. Io ero, non lo so, ero tipo non lo so, ero Perché possiamo scioccata. comandarla solo noi due abbiamo l'applicazione che poi accenda o spegne, perché diciamo un utility con la lucina, anche volendo uno potrebbe anche impostare quando arrivi davanti a casa la luce si accende per o farti luce a te o per magari Spaventare chi ma io non l'ho impostato, io ho spento tutto, ho spento anche il LED di funzionamento, e così rimane al buio e non la vedi. Esatto. Però la cosa che appunto noi, ripeto, noi non avevamo i telefoni con noi,
Quindi uno dice, vabbè, ci ha fatto uno scherzo magari Matex a me, perché io ero super scioccata, ce l'abbiamo ancora nei video, la mia faccetta, ero super spaventata. Però, vabbè, uno dice, però non avevamo nemmeno i telefoni con noi, ok? È il fatto che ha acceso la luce, l'ha spenta, sempre inquadrando Matex, poi Matex ci ha fatto il dito medio e ha riacceso la luce. Per vedere meglio che dito avessi fatto. Esatto. Cioè, io ero rimasta senza parole e abbiamo poi appunto riparlato di questa cosa, di questo servizio delle Iene. Poi io ovviamente sono andata a vedere se casomai ci fosse stato un altro accesso sulla app da qualche altro telefono o Certo. computer, però purtroppo a me non risulta niente. Andandomi poi a informare ho scoperto che se uno ha la VPN può anche nascondere il suo, diciamo, accesso quando Certo, fa quindi un accesso tipo su Instagram o su Facebook o comunque su altre piattaforme, insomma, dove puoi di regola controllare chi ha accesso. Avendo tutte queste robe, insomma, è possibile che questa persona riesca a nascondere il suo accesso, ma che poi a pensarla bene ci credo, certo. perché uno non è che entra e ti fa vedere, cioè così è denunciabile come Sì. cosa. E quindi dovete fare attenzione dove mettete le telecamere, Esatto, molta attenzione. finché è sicurezza, la propria sicurezza va bene esterna così, ma se ve la mettete in camera No, o è in proprio zone- sconsigliato, no, raga, perché non ragazzi lo non ve ne fate. accorgete neanche, oppure anche cos'è l'altra cosa, che se con la telecamera magari riesce a inquadrare un punto dove voi nascondete qualcosa di prezioso, così chi ha il suo stesso accesso sa quando magari non siete in casa, riesce magari anche a entrare in casa, mette la modalità privacy e te non sai manco chi è stato che non ti è venuto a rubare in casa. Esatto, Quindi da sicurezza diventa un accesso facile esatto. per persone che ormai, diciamo, con sto internet. Però ragazzi non è finita qui, perché un paio di sere fa, nemmeno una settimana comunque fa, io ero in camera beatamente a giocare con il telefono, a non fare completamente niente, stavo con la televisione accesa. Entra Matex e mi guarda e mi fa: ma hai acceso tu la luce sul terrazzino? Boh, io, cioè, quando lui ha detto ma hai acceso tu la luce, io pensavo, boh, che luce, no? Cioè, e tra l'altro io il gioco che gioco sul telefono, per non avere troppe pubblicità, spengo proprio l'internet. Lo spengo sempre, quello dei chiodini, Sì, no? sì. Quindi quando ci gioco quel gioco lì, io spengo tutto per non farmi arrivare le pubblicità, quindi io non avevo manco visto. E lui mi fa: guarda, stavo sul terrazzino e si accende la luce. E si spegne. Io Ah, si è spento. no, no, è stata sempre accesa, poi sono venuta a dirti cos'è, poi quando sono riuscito era di nuovo spenta, ma tipo è stata accesa tipo un minutino buono, è stata accesa. Sì, però ripetiamo, sulle impostazioni non c'è assolutamente questa, diciamo, questa cosa di accendere la luce, perché noi E non la anche- accendiamo mai. È anche da premettere che dopo quella volta lì, dalla prima volta, abbiamo cambiato la password, abbiamo preso una un po' più complessa. Esatto, esatto. Quindi fino, diciamo, da quando l'avevamo cambiata, che sarà stato 2 settimane fa, Bravo. fino a una settimana fa, non era più successo niente. Oggi, Questa proprio sera oggi quando uscirà questo episodio, proprio oggi, stavamo sul terrazzino, io stavo su Instagram a guardarmi le cose, si accende la luce. però stavolta la telecamera non girava e rimaneva accesa nella posizione in cui l'abbiamo fissata. Esatto, non si alzava, si è accesa. E io poi sono andata sull'app, ovviamente cercando di Spegnerla. spegnere la luce, ma non si spegneva, mi usciva tipo operazione troppo Troppo frequente. frequente. Succede quando te la schiacci troppo volte, e se magari quello o magari sono arrivati tanti impulsi di accenderla o spegnerla, e allora ti dava anche te Che poi tra l'altro sull'applicazione non mi risultava nemmeno la luce accesa. Mi è risultata la luce accesa quando sono, diciamo, all'ultimo, tipo dopo 10 volte che ho provato a spegnerla. Allora lì l'applicazione mi ha dato che la luce era accesa.
Però io quando sono entrato sull'applicazione non mi dava nemmeno la luce accesa, cioè roba che boh. Quindi vuol dire che secondo me questi, cioè uno che ce l'ha sa con sti hackeraggio, magari va oltre la password, magari riesce a trovare proprio l'ID della telecamera, proprio il codice della telecamera, il suo codice seriale, riesce a comandare, cioè puoi No, cambiare non 1000 ne ho. password, ma io la butto lì così, perché cioè, è già una password difficile, o che c'è stato, o ci ha messo un'intelligenza artificiale a decriptare la No, ma nostra ci sono quelli che sanno trovare le password, comunque anche prima sapevano, ci sono tante persone che ho visto, quindi anche fare video su ste robe, eccetera, quindi Quindi vi raccomando di non mettere telecamera assolutamente in camera da letto, perché sennò magari vi finite protagonisti di qualche. ma proprio perché alla fine io mi ricordo che il servizio delle Iene parlava appunto di questa chat, di questo gruppo di Telegram. Ovviamente in quel caso lì si parlava di questo gruppo qui. Noi però ovviamente non sappiamo quanti in realtà gruppi ci sono. Certo. Ci possono essere altri 1000 gruppi così, con tante altrettante persone, no? Quindi alla fine non si sa. Loro comunque i filmatini che facevano, le telecamere private, appunto, quelle casalinghe, non è che li andavano a mettere da qualche parte, però era proprio questa chat, no? Chi c'aveva, Certo. ti mando quello, tu mi dai quello, capito? Mi Sì, paghi, sì, io ti sì. mando. Non è proprio una cosa, però alla fine ce n'erano veramente tantissime persone, quindi magari se le persone, se avete una telecamera in camera da letto, una telecamera in camera da letto, O in zone dove nascondete della roba, magari sì, un camera da letto, una telecamera che magari. se avete delle telecamere nella camera da letto e quando uscite a fare la spesa ci sono almeno 3 persone su 10 che vi guardano con un sorrisino, sappiate che siete nel gruppo. Ieri sera, Noi ridiamo, però in realtà non c'è niente da ridere, sono molto gravi come cose e non capisco nemmeno come mai, diciamo, queste aziende che producono Certo. queste telecamere casalinghe non facciano in modo, non so, di creare un qualcosa di sicurezza, perché comunque uno quando si compra la telecamera, cioè, non si sa mai, capito, che cosa, per che cosa ti serve, per non lo so. Certo. Cioè uno, sai, può avere 1000 ragioni per fare una roba del genere e poi ritrovarsi appunto con i filmatini non è carino, non no, credo. quello no, perché poi magari, cioè, se poi viene anche riconosciuto anche peggio. Ma loro non nascondevano, cioè almeno nel servizio delle Iene c'erano proprio faccia, cioè le facce Sì, proprio. sì, ma dico uno che magari poi ti può anche riconoscere, non si attacca. Vabbè, quello è, però non credo che potrebbe dirlo perché comunque è una cosa illegale, Certo. non ci dovrebbe essere. Quindi attenzione a queste telecamere, mettete le esterne sì, per il perimetro del vostro davantiano magari, o quelle anche fisse che non si girano, che guardano la finestra, così almeno siete sicuri che non vi stanno a spiare, perché anche ci sono quelli che le mettono per gli animali, ci sono anche quelli che camminano da sole. Quelli possono andare a farsi il giretto dove cazzo vogliono. E lì siete fregati. Sì.